Ombre che si muovono per le strade di Dublino quando è calato il sole. Un caso quasi dimenticato, riaperto dalle parole di un criminale con uno dei passati peggiori della storia recente. E uno scambio di persona scoperto dopo 70 anni, quando ormai è tutto finito. Queste sono solo alcune delle storie che vedremo oggi, nell'iceberg delle scomparse inspiegabili. La lista di casi irrisolti a questo tema che stiamo percorrendo insieme sul canale. Quindi sedetevi comodi e lasciatevi guidare dalle mie parole, mentre rievoco gli ultimi momenti conosciuti di persone mai dimenticate dai loro cari. Nel periodo natalizio, molte aziende irlandesi prenotano una serata in un pub vicino per celebrare il Natale, e la Bank of Ireland, dove lavora Trevor Deely, 22 anni, non è certo diversa. La sera del 7 dicembre 2000, l'ufficio del giovane si reca in un pub e in seguito in una discoteca poco lontana. Nel frattempo, il meteo irlandese fa il suo corso e dall'oceano si alzano raffiche di vento mentre la pioggia, tanto familiare a chi ha passeggiato per le strade di Dublino, torna a bagnare l'asfalto freddo. Il giovane uomo lascia la festa aziendale intorno alle 3:30 del mattino e inizia a camminare in direzione del proprio appartamento nel quartiere di Ballsbridge, nella zona sud-orientale della capitale. Intorno alle 4 del mattino si ferma in ufficio, dove si fa aprire dal custode. Qui controlla le proprie email di lavoro, lascia un messaggio telefonico a un amico e prende un ombrello. Dopodiché esce, sfila sotto le telecamere di sicurezza della banca e scompare nel nulla. Da allora il caso rimane aperto, così come molte domande su quella sera. Le piste battute sono poche e gravitano attorno a una sagoma, un individuo vestito di nero che appare in alcune immagini delle stesse telecamere di sicurezza che hanno ripreso gli ultimi spostamenti di Trevor. I Gardaí, la polizia irlandese, hanno più volte lanciato appelli a chiunque avesse informazioni sull'uomo in nero, ma mai nessuno si è fatto avanti, e il mistero di cosa sia successo a Trevor Deely rimane la vicenda più monopolizzante della storia della Repubblica Irlandese. Quella che segue può sembrare più simile alla storia di una comparsa inspiegabile piuttosto che una scomparsa, ma la sua natura e l'identità evanescente del soggetto al suo centro la rende difficile da collocare in qualsiasi lista. Ho deciso quindi di raccontarvela qui. È il maggio del 1828 e Norimberga è parte del Regno di Baviera. Per le strade della città viene avvistato un ragazzo, un adolescente, con l'aria smarrita in mano 2 lettere, che tiene strette come fossero una torcia nel buio. Le lettere sono indirizzate al capitano del reggimento di cavalleria della città e sembrano scritte in una grafia molto simile. La prima è stata scritta dal presunto custode del ragazzo e la seconda dalla madre biologica. Qui è dove la vicenda prende una strana piega. Nelle lettere c'è scritto che questi si chiama Caspar, sa leggere, scrivere e ha conosciuto la religione cristiana, ma non ha mai messo piede fuori dalla casa del suo custode. Le uniche parole che il ragazzo pronuncia sono «Voglio diventare un cavaliere, come mio padre», e sembra non conoscerne altre. Viene portato alle autorità e viene incarcerato in una cella per diverso tempo. Qui Caspar impara a parlare e la storia che racconta lascia i suoi carcerati increduli. Caspar sostiene di aver passato la vita fino a quel momento in una modesta cella al buio. Ogni mattina, di fianco al proprio letto, trovava del pane nero e dell'acqua, e alcune volte l'acqua aveva un sapore strano e lo faceva dormire molto più del solito. Quando succedeva, al suo risveglio le sue unghie erano state tagliate e i suoi capelli accorciati. La sola persona che Caspar abbia mai visto prima del giorno in cui è stato lasciato libero è un uomo mascherato che gli ha insegnato a scrivere il suo nome, ad alzarsi in piedi e a camminare. Questa storia attira l'attenzione di persone influenti e i cittadini di Norimberga donano del denaro perché Caspar venga istruito e gli sia insegnato un mestiere. Questo dà al ragazzo una nuova vita e viene presto affidato alla custodia di alcuni aristocratici fino al dicembre 1833. È in questo momento che Caspar Hauser viene trovato con una profonda ferita all'addome, che sostiene gli sia stata causata ad uno sconosciuto, che ha poi lasciato dietro di sé un messaggio cifrato.
Il messaggio viene trovato, ma non rivela niente di utile all'inchiesta sull'aggressione e Caspar spira 3 giorni dopo per la ferita riportata. Esistono molte teorie su chi fosse veramente Caspar Hauser e su chi abbia decretato la sua fine, ma la vera risposta se n'è andata insieme a lui, nel dicembre di quasi 200 anni fa. Quella che segue è una storia che per chi ha visto altri video del canale risulterà familiare. La vicenda di Bobby Dunbar, infatti, ha alcuni punti in comune con quella dello smemorato di Collegno. La famiglia Dunbar, che vive in Louisiana, decide di prendere una piccola vacanza e di recarsi nel vicino Swayze Lake. Quella che doveva essere una piccola pausa per riposare, però, diventa presto una tragedia quando Bobby, il primogenito della famiglia di soli 4 anni, scompare nei pressi del lago. La coppia lancia subito l'allarme e le ricerche cominciano immediatamente. Per diverso tempo, però, non viene trovata nessuna pista plausibile e il ragazzo sembra essersi dileguato nel nulla. Le ricerche si estendono agli stati vicini e finalmente, 8 mesi dopo, succede qualcosa. Un uomo viene individuato mentre viaggia assieme a un bambino. L'individuo è un tuttofare itinerante che al momento si trova in Mississippi e con lui c'è un ragazzino che corrisponde alla descrizione di Bobby Dunbar. Interrogato a riguardo, il tuttofare sostiene che il bambino è Bruce Anderson, il figlio di una donna che lavora per la sua famiglia. La madre, Julia Anderson, gli ha affidato il figlio di sua volontà per qualche giorno. L'uomo viene arrestato e il ragazzino viene rimosso dalla sua custodia. La polizia organizza un incontro con la famiglia Dunbar. La signora Dunbar lava il bambino e ne riconosce nei e cicatrici. Bruce Anderson è suo figlio Bobby, scomparso quasi un anno prima. I giornali riportano la bella notizia e la storia ha un lieto fine. Questo, almeno, fino a quando non arriva un treno dal North Carolina. Su quel treno c'è Julia Anderson, la donna che avrebbe affidato il figlio Bruce al tuttofare arrestato in Mississippi. Giulia si reca dalle autorità e sostiene che il bambino che hanno preso in custodia è proprio il figlio Bruce. I giornali, ancora una volta, riportano la svolta nel caso, ma la donna viene messa sotto i riflettori. La sua vita viene giudicata sulle vetrine della nazione intera e la famiglia Dunbar fa muro attorno al figlio al prodigo ritrovato. Le due famiglie si scontrano e il caso finisce in tribunale. Da un lato la famiglia Dunbar che ha riconosciuto il figlio scomparso dopo una ricerca di 8 mesi e dall'altro Julia Anderson che sostiene che il ragazzo sia invece il figlio Bruce che lei aveva affidato a un conoscente per un motivo non meglio chiarito. Il processo comincia e si conclude senza intoppi. Il sistema riconosce il bambino come Bobby Dunbar, che viene definitivamente restituito ai genitori che lo accudiscono e supportano per il resto della sua vita. La storia viene dimenticata e le persone coinvolte riprendono la loro vita, fino a quando nel 2004 i discendenti di Bobby Dunbar, incuriositi dalla storia che ha sempre accompagnato la loro famiglia, decidono di sottoporsi a un test del DNA e risolvere la questione una volta per tutte. I risultati non lasciano alcun dubbio. Tra loro e i discendenti di altri membri della famiglia Dunbar non c'è alcuna somiglianza. Il bambino ritrovato in Mississippi nel lontano 1913 era Bruce Anderson e il sistema dell'epoca, viziato da pregiudizi e presunta moralità, ha strappato per sempre un figlio alla madre biologica. La chiusura di questo caso dà una risposta alla domanda su cosa sia successo a Bruce Anderson, ma ne riapre un'altra, che era stata data per risolta da quasi un secolo. Che cos'è successo al vero Bobby Dunbar? È l'agosto del 1975 e la famiglia Corazzin, friulana, decide di fare finalmente una vacanza e si reca in provincia di Belluno, nel Cadore. La figlia Rossella, di 17 anni, vuole fare una passeggiata dopo pranzo con il padre, che però è stanco e decide di riposare. I genitori raccomandano alla figlia di stare attenta, come da prassi, e la guardano allontanarsi dall'alloggio a piedi, sotto il sole delle Alpi. Quella è l'ultima volta che la vedono. I carabinieri indagano. In un primo momento si pensa all'allontanamento volontario, ma questo sembra improbabile. Allora si scava nelle lettere che la ragazza aveva scritto ad un'amica,
e si individua un certo Gianni, che la ragazza aveva menzionato in una di queste. Il ragazzo non viene mai identificato e le indagini si arrestano. Non c'è nulla che possa aiutare a scoprire che cosa sia successo alla giovane 17enne. Le cose rimangono così per 40 anni, fino a quando una persona apparentemente lontanissima da Rossella ne parla. È Angelo Izzo, il criminale condannato a 2 ergastoli per il massacro del Circeo. L'uomo dichiara che Rossella è stata un'altra delle vittime di lui e dei suoi complici. L'avrebbero rapita e portata sul Trasimeno, in Umbria. L'uomo nomina un'organizzazione occulta molto più grande e coinvolge nomi noti come quello di Narducci, il medico trovato deceduto e connesso da alcuni ai delitti del mostro di Firenze. Alcuni dettagli che Izzo fornisce risultano essere coerenti con le informazioni su Rossella Corazzin, ma gli accertamenti su queste dichiarazioni non hanno ancora portato a una risposta definitiva su cosa sia successo davvero a Rossella in quel lontano agosto del 1975. La vicenda di D.B. Cooper è una delle più controverse della storia criminale degli Stati Uniti. Sono gli anni 70 e l'aviazione è molto diversa. Prendere un aereo, soprattutto per voli interni, è molto semplice e non richiede i controlli familiari a chi viaggia al giorno d'oggi. È il 24 novembre del 1971 e un uomo si presenta all'aeroporto di Portland, in Oregon. Si presenta come Dan Cooper e compra un biglietto di sola andata per l'aeroporto di Seattle-Tacoma, in contanti. Ha con sé una valigetta scura, è sulla quarantina e ha un atteggiamento riservato. L'uomo si accomoda su uno dei sedili in coda dell'aereo, ordina un whisky and soda e si accende una sigaretta. L'aereo decolla e Cooper chiama a sé un assistente di volo e le dà un biglietto. La ragazza pensa sia un tentativo di approccio e non bada al pezzo di carta. Così Cooper la richiama e la invita a leggerne il contenuto. Il messaggio recita: «Ho una bomba nella valigetta. La userò, se necessario. Voglio che si sieda accanto a me. State per essere dirottati». L'assistente di volo si siede di fianco a Cooper e chiede di vedere l'ordigno. L'uomo apre la 24 ore e quello che si scorge al suo interno è sufficiente a confermare che non sta scherzando. Le richieste di Cooper sono chiare. Richiede che a Seattle venga fatta trovare un'autobotte per rifornire di carburante l'aereo su cui si trovano, $200.000 in valuta americana negoziabile e 4 paracadute. Durante l'intera trattativa, Cooper mantiene modi garbati e non lascia tradire segni di nervosismo. Le richieste dell'uomo vengono assecondate e l'aereo atterra all'aeroporto di Seattle. Cooper fa spegnere le luci nella cabina per inibire l'opera di tiratori scelti probabilmente disposti dall'FBI. L'uomo riceve il denaro e i paracadute e consente quindi lo sbarco dei passeggeri. Poi però ordina il decollo dell'aereo e a riguardo fornisce informazioni precise. Il velivolo deve partire in direzione Città del Messico e volare a bassa quota. La cabina deve rimanere depressurizzata e il portellone posteriore, che nel velivolo in questione è dotato della scala per far salire i passeggeri, non deve essere bloccato. L'aereo decolla, con a bordo solo il personale di volo e Dan Cooper. 2 caccia dell'aeronautica militare vengono fatti partire assieme all'aereo civile e seguono il velivolo fuori dal campo visivo di chiunque sia a bordo. Intorno alle ore 20, la spia che indica che il portellone con la scala è stato aperto si accende nella cabina di pilotaggio. 2 ore più tardi, l'aereo atterra all'aeroporto di Reno, in Nevada, e a bordo non ci sono tracce né di Cooper né dei soldi, e 2 dei paracadute mancano all'appello. Tutto quello che resta dell'uomo sono 8 mozziconi di sigaretta e la cravatta. Cooper si è lanciato dall'aereo, con i soldi e con i paracadute, atterrando in una zona coperta da foreste. Dan Cooper, dai media riportato come D.B. Cooper, sale in cima alla lista di ricercati dell'FBI e parte la caccia all'uomo più lunga della storia del servizio federale. Nessuna delle piste, però, conduce a lui. L'identità e cosa sia successo all'uomo identificato come D.B. Cooper rimane un mistero. Il 14 settembre 2007, un ragazzino di Doncaster in Inghilterra esce di casa, salta la scuola
e prende un biglietto di sola andata per Londra. Si chiama Andrew Gosden, ha 14 anni ed è dotato di un enorme potenziale intellettuale. Le telecamere di sicurezza lo riprendono mentre esce a piedi dalla stazione dei treni di King's Cross e poi il nulla. Questo è uno dei casi più dibattuti, a distanza di anni, nel Regno Unito, e le immagini del ragazzino spaesato che passeggia tra la folla di quel venerdì hanno fatto il giro del mondo. Che cos'è successo ad Andrew Gosden? A riguardo, ho rilasciato un video analisi in cui entro nel dettaglio nelle teorie e nelle ipotesi, come faccio spesso in questo canale. Se questo genere di deep dive fa per voi, vi consiglio di recuperarlo. FT28, qui è FT74. Qual è il vostro problema? Entrambe le mie bussole sono andate e sto tentando di trovare Fort Lauderdale, Florida. Sono sopra la terraferma, ma interrotta. Sono sicuro di essere alle Keys, ma non so a che altitudine e non so come raggiungere Fort Lauderdale. Queste sono le ultime frasi trasmesse da Charles Carroll Taylor, un pilota con più di 2500 ore di volo, mentre era alla testa della squadriglia 19. Il gruppo, che comprendeva in tutto 14 piloti, tra allievi e Taylor, stava svolgendo un'esercitazione. La missione era cominciata intorno alle 14:10 del 5 dicembre 1945 e la squadriglia era decollata da Fort Lauderdale, Florida. Charles Carroll Taylor era stato da poco trasferito da Miami e quel giorno aveva chiesto di essere sollevato dall'incarico di istruttore per l'esercitazione, ma la sua richiesta era stata respinta per l'assenza di un sostituto. L'esercitazione era cominciata come da programma, seppure con un lieve ritardo, e la squadriglia 19 aveva svolto i primi incarichi nella simulazione di situazioni di conflitto senza intoppi. Qualche minuto più tardi, però, i messaggi lanciati dalla squadriglia erano diventati sempre più sconnessi e la loro posizione era andata persa. Alle richieste di fornire informazioni e di confermare la ricezione degli ordini, Taylor non risponde o lo fa in modo negativo e il personale di Fort Lauderdale lo ascolta mentre ordina alla squadriglia diverse correzioni di rotta che si contraddicono. Intorno alle 18:20, l'ultima trasmissione di Taylor comunica che la squadriglia sta per tentare un ammaraggio. Dopodiché, l'intero stormo scompare nel nulla. Le prime ricerche usano le risorse disponibili e un paio di PBM Martin Mariner, impiegati in altre esercitazioni, vengono inviati sul presunto luogo della scomparsa. Uno dei due esplode in volo senza lasciare superstiti. Le successive ricerche in mare non riescono a ricostruire cosa sia successo a Taylor e alla squadriglia 19, che a distanza di più di 80 anni rimane avvolta nel mistero. Varie teorie hanno provato a spiegare negli anni che cosa sia successo. Alcuni non mancano di suggerire presunti legami con il fantomatico triangolo delle Bermuda. Altri fanno notare come Taylor potrebbe aver inconsciamente dirottato l'esercitazione in oceano aperto, in quanto convinto di essere in volo sopra le Florida Keys, quando in realtà era vicino alle Bahamas. La famiglia Degree conduce una vita normale a Shelby, in North Carolina. Hanno 2 figli, tra cui Asha, di 10 anni. La vita dei 2 bambini procede normale, tra la scuola, casa della zia e la chiesa. La sera del 13 febbraio 2000, il quartiere in cui risiede la famiglia Degree è colpito da un blackout. Quando la luce ritorna intorno a mezzanotte, la signora Degree controlla i figli e li vede entrambi a letto mentre dormono indisturbati. Intorno alle 4 di notte, per un motivo mai chiarito, Asha si alza e recupera uno zainetto in cui ha riposto alcuni indumenti e oggetti personali. Si veste ed esce di casa in silenzio e inizia a camminare sotto la pioggia torrenziale lungo la statale nel cuore della notte. Alcuni autisti la vedono sul ciglio della strada e allertano le autorità. Un autista prova a recuperare la bambina, ma Asha si spaventa e scappa in una foresta subito di fianco alla strada. Quello è l'ultimo momento in cui la bambina viene vista in vita. Un anno più tardi, nel 2001, lo zainetto di Asha viene ritrovato sepolto in un cantiere edile lungo la stessa strada
che la bambina aveva percorso la sera del 13 febbraio. A questo non seguono svolte rese pubbliche dalle autorità, ma nel 2025 sono stati emessi mandati di perquisizione a carico di un sospettato e di 2 dei suoi figli, e la sua proprietà è stata setacciata. Se è ancora presto per avere riscontri a riguardo, questo evento segnala che la volontà di risalire a cosa sia successo ad Asha Degree è ancora forte. È il 1974 e Richard John Bergman è all'apice del successo. Fa parte del Claremont Club e ha lasciato il suo lavoro presso una banca a Londra per diventare un giocatore d'azzardo professionista. Guida una Aston Martin ed è stato considerato per interpretare James Bond nell'adattamento dei romanzi di Ian Fleming. Non guasta il titolo nobiliare che ricopre, con annesso prestigio, che lo rende noto ai più come Lord Lucan. Qualcosa però scricchiola sotto la superficie. Le sue vincite non coprono le perdite e la sua reputazione non basta a compensare i problemi personali. Il suo matrimonio finisce e inizia la battaglia legale con Lady Lucan, l'ex moglie, per la custodia dei 3 figli. L'uomo si trasferisce in un appartamento lontano dalla casa di famiglia e forse per dimostrare che la moglie non è in grado di badare ai 3 bambini, inizia a spiarla. In un primo momento lo fa di persona e poi inizia ad assoldare detective privati. In seguito l'uomo innesca un confronto a corte per l'affidamento dei figli, che gli si ritorce contro e porta il giudice ad assegnarli definitivamente all'ex moglie Veronica. La sconfitta legale spinge Lord Lucan a giocare d'azzardo in modo sempre più pesante, all'abuso di alcolici e a fumare in modo assiduo. Il processo ha assestato un duro colpo alle sue finanze e l'uomo è a un passo dal baratro. La sera del 7 novembre 1974, Lady Lucan mette a letto i figli assieme alla tata. Questa le chiede se vuole una tazza di tè e scende in cucina per prepararla. I minuti passano e la donna non torna. Lady Lucan scende per controllare e viene aggredita da una figura che sale dalle scale della cucina. Nasce una colluttazione e la donna riesce a divincolarsi. L'uomo è l'ex marito e alle sue spalle c'è il corpo senza vita della tata. Lady Lucan riesce a scappare in un momento di distrazione dell'uomo e quanto segue dà il via a una delle cacce all'uomo più durature del passato recente del paese. Lord Lucan scompare senza lasciar traccia. Che cosa gli sia successo e dove abbia vissuto non viene mai scoperto e l'uomo viene dichiarato deceduto nel 2016. È il 20 settembre 1988 e Tara Lee Calico prende la bici e si avvia lungo la statale 47 del New Mexico. Percorre quella strada tutte le mattine e quel giorno ha in programma una partita a tennis con il proprio ragazzo intorno a 12:30. Così chiede alla madre di venirla a prendere in auto in caso si fosse attardata. Le ore passano e Tara non ritorna. La madre sale in auto e ripercorre la strada che la figlia faceva tutti i giorni in bici, ma di Tara non ci sono tracce. La ragazza viene subito data per dispersa e cominciano le ricerche. Nessun testimone riporta di aver visto nulla, se non un furgone bianco seguire la ragazza a distanza ravvicinata. La statale 47 viene battuta e le uniche tracce di Tara che vengono individuate sono pezzi del suo Walkman e dell'audiocassetta che stava ascoltando. Il tempo passa e sul caso non ci sono nuove notizie fino a un anno più tardi. Una Polaroid di una giovane donna e un bambino, legati e imbavagliati in quello che sembra l'interno di un furgone, viene trovata in un convenience store. La famiglia di Tara viene interpellata e questi riconoscono la ragazza nella foto. È la figlia. Questo porta i genitori a dover riconoscere negli anni diverse foto simili, rinvenute nei posti più disparati, ma molte di queste si rivelano essere dei falsi o relative ad altre persone. I genitori di Tara Calico arrivano alla fine della propria vita senza sapere mai cosa sia successo alla figlia. Nel 2023 la polizia del New Mexico ha rilasciato una conferenza stampa in cui ha dichiarato che ci sono sufficienti prove per riaprire l'indagine. Al momento della stesura di questo copione, i nuovi sospettati dalle forze dell'ordine
sono ancora senza un nome. Il caso di Chris Kremers e Lisanne Froon è tristemente noto per due motivi: le foto recuperate dalla fotocamera delle due ragazze e il fatto che i loro profili Facebook sono ancora visibili, come una vetrina spettrale su due vite spezzate. Chris e Lisanne sono due studentesse olandesi, rispettivamente di 21 e 22 anni. Tra il 2013 e il 2014 avevano entrambi iniziato a lavorare in un ristorante e avevano risparmiato del denaro per un viaggio che avevano in programma. Il 15 marzo 2014 partono finalmente per Panama. Qui vogliono imparare lo spagnolo e fare del volontariato per aiutare i bambini del posto. Il 29 marzo, dopo un paio di settimane per fare un tour del paese dell'America Latina, arrivano a Boquete e si fanno ospitare da una famiglia del posto. Le due inviano messaggi alle proprie famiglie ogni giorno e il 1 aprile decidono di fare un'escursione tra le foreste che circondano i monti della zona. Quella mattina vengono viste fare colazione con un paio di turisti olandesi. Dopodiché pubblicano uno stato su Facebook sulla loro piccola avventura e si addentrano nella foresta. Quel giorno le famiglie delle due non ricevono i soliti messaggi di routine. Arriva la sera e la famiglia che ospita le due ragazze non le vede rincasare e lancia l'allarme. Partono le ricerche e qualche giorno più tardi arrivano personale e unità cinofile dall'Olanda, ma in entrambi i casi il risultato è lo stesso: le due ragazze non si trovano. Sul caso piomba il silenzio fino a 10 settimane più tardi, quando sulle sponde di un fiume viene ritrovato uno zaino che contiene gli effetti personali, tra cui i passaporti, delle due ragazze. All'interno c'è anche la fotocamera delle due, che viene analizzata, e il suo contenuto gela il sangue degli investigatori. Le foto raccontano di una normale escursione delle due amiche, per poi cambiare drasticamente. Tra l'una di notte e le 4 del 2 aprile, la fotocamera scatta diverse foto con flash nella giungla profonda, come se le due ragazze avessero cercato di inviare un segnale luminoso nella notte o di illuminare i dintorni. I cellulari delle due ragazze registrano inoltre diversi tentativi di contattare i numeri di emergenza di Panama e dei Paesi Bassi, che però non sono andati a buon fine per la totale mancanza di segnale nella zona. Nelle settimane successive, il luogo dove era stato rinvenuto lo zaino viene battuto dalle ricerche e qui vengono rinvenuti diversi resti umani appartenenti alle due ragazze. Questo apre il dibattito che non si è mai arrestato negli anni su cosa sia successo alle due. Il dubbio è se siano finite vittime dell'inesperienza e della mancanza di familiarità con l'ambiente montano, o se si tratti di qualcosa di più sinistro. Cos'è successo veramente a Chris Kremers e Lisanne Froon? Asami Chida è una ragazza di 16 anni di Muroran, nella prefettura di Iburi, nell'isola di Hokkaido. Il 6 marzo 2001 è a casa da scuola, perché l'istituto è chiuso per alcuni esami di ammissione. Asami ne approfitta per fare un salto in un negozio con un'amica, e qui le telecamere di sicurezza la riprendono mentre chiacchiera e fa acquisti. Più tardi sale su un autobus per recarsi presso una pasticceria in cui di recente ha trovato impiego. Si deve recare qui per imparare a fare il caffè per i clienti. Il suo ragazzo le telefona, ma lei risponde che al momento non può parlare, e quelle sono le ultime parole che Asami pronuncia prima di svanire nel nulla. Le indagini puntano alla pasticceria e al titolare, che però ha un alibi per quel giorno. Quando in seguito la sua abitazione viene demolita, la polizia esegue ricerche sulle fondamenta dell'edificio, ma non trova nulla. Negli anni arrivano alla famiglia diverse segnalazioni su possibili avvistamenti della ragazza, che però non viene mai individuata. Al giorno d'oggi, la famiglia Chida continua a chiedersi se la figlia Asami sia ancora in vita e che cosa le sia successo davvero in quel lontano marzo del 2001. «7 aprile 1975. A Bologna piove. Alessandra Sandri è una ragazzina e prende l'autobus 10 per andare a scuola. Sul mezzo incontra una compagna di classe, ma quando arriva alla fermata della scuola
Alessandra la invita a scendere e a non aspettarla. Dopodiché la ragazzina scompare nel nulla. Iniziano le ricerche che però non portano a niente. Si scava allora nel passato della ragazzina e ben presto vengono trovati degli episodi inquietanti. Alessandra, solo un mese prima della scomparsa, aveva rivelato di aver subito violenze da 2 uomini. Questi vengono identificati solo molti decenni dopo, quando solo uno dei 2 è ancora in vita. Questo viene condannato e sentito sulla vicenda, ma su cosa sia successo alla ragazza presume di non sapere nulla. Le indagini proseguono e vengono più volte riaperte. Puntualmente, dei presunti testimoni forniscono alla procura informazioni centellinate che suggeriscono una fine tragica della bambina. Sul caso, quindi, restano solo speculazioni e testimonianze datate, mentre rimane incerto cosa sia successo alla giovane ragazza. Il caso del volo Malaysia Airlines 370 è probabilmente il mistero legato all'aviazione civile più dibattuto degli ultimi anni. A riguardo esistono diverse possibili spiegazioni, ma i resti del velivolo e del suo equipaggio rimangono dispersi. È l'8 marzo 2014 e il volo 370 della Malaysia Airlines decolla dall'aeroporto di Kuala Lumpur, in Indonesia, con destinazione Pechino. A bordo ci sono 2 piloti, 10 membri dell'equipaggio e 227 passeggeri. L'aereo trasporta carburante sufficiente ad arrivare all'aeroporto della capitale cinese e, nel caso, deviare verso aeroporti ausiliari. Il volo parte a 00:42 e le prime comunicazioni riportano che è tutto nella norma, almeno fino all'1:08. L'ultima comunicazione del capitano di bordo comunica il passaggio dallo spazio aereo indonesiano a quello di Ho Chi Minh, in Vietnam. Dopodiché le comunicazioni cessano e i tentativi di connettersi con il volo 370 falliscono nello stabilire un contatto. Quanto segue è una strana sequenza di segnali radio e cambi di direzione ingiustificati che portano il volo a lasciare la rotta prestabilita e a svanire nell'Oceano Indiano. L'aereo non arriva mai a Pechino e le ricerche cominciano. Questo è l'inizio di uno dei misteri più noti e allo stesso tempo più oscuri dell'aviazione moderna. Tutto quello che rimane del volo sono alcuni detriti, riconducibili all'aereo, rinvenuti anni più tardi alla Réunion, dall'altra parte dell'oceano. Le speculazioni più recenti puntano il dito contro il capitano di bordo, che potrebbe aver architettato la scomparsa, dal momento che una rotta molto simile a quella ricostruita del volo 370 è stata trovata nel simulatore di volo di cui l'uomo disponeva. I motivi rimangono ignoti, così come cosa sia successo all'equipaggio del Malaysia Airlines 370 prima di essere inghiottito per sempre dalle onde dell'Oceano Indiano. La famiglia Tromp ha una piccola impresa agricola vicino a Melbourne, in Australia. Mark e Jacoba coltivano ribes rossi e i 3 figli li aiutano. Gli affari vanno bene e tutto sembra procedere normalmente fino al 29 agosto 2016. Quando la polizia più tardi passa nella proprietà dei Tromp per un controllo, trova la casa in stato di abbandono. I passaporti e gli effetti personali dei 5 membri della famiglia sono stati lasciati, così come le carte di credito. Per qualche motivo, il gruppo ha intrapreso un viaggio e con sé ha portato solo contanti. Dove la famiglia sia andata e perché rimane un mistero fino al mattino seguente. Intorno alle 7, Mitchell, uno dei 3 figli dei Tromp, viene ritrovato in un paesino vicino a Sydney, a 800 km di distanza. Quello che il ragazzo riporta è che l'intera famiglia, a sua eccezione, era convinta che qualcuno avesse intenzione di fare loro del male e che i loro cellulari erano stati usati per tracciare i loro spostamenti. Le 2 sorelle del ragazzo sono le prossime a separarsi dalla comitiva e vengono trovate mentre cercano di rubare un'auto. Questo è il momento in cui l'attenzione dei media si concentra sulla vicenda. I genitori vengono dichiarati dispersi per diversi giorni. Mark viene avvistato mentre lascia il proprio veicolo, dopo aver causato un incidente stradale, mentre Jacoba viene ritrovata a 350 km più a nord, in stato confusionale. Si indaga sull'evento e non si trova nulla. La famiglia non ha precedenti diagnosi legate alla salute mentale, non ha problemi di debiti,
non fa parte di alcuna setta religiosa e non ha fatto uso di sostanze. Il problema è che quando vengono interrogati a riguardo, neanche i membri della famiglia sanno spiegare il perché delle loro azioni e che cosa li abbia spinti a un gesto simile. Brandon Swanson è uno studente universitario di 19 anni. Il 14 maggio 2008 festeggia assieme agli amici la fine del semestre. La serata procede normalmente fino a poco prima di mezzanotte, quando il ragazzo sale in macchina per tornare a casa dei genitori. Il viaggio è di circa 50 km. Qualcosa però va storto e Brandon finisce con l'auto in un fosso sul ciglio della strada. Disorientato, prende il cellulare e chiama i genitori. Non ha riportato alcuna ferita e rassicura i due che lo stanno aspettando a casa. L'auto è bloccata e chiede ai genitori di andare a prenderlo. Gli descrive la sua posizione e torna in auto per segnalare ai genitori dove si trova con i fari. Durante il tragitto di circa 50 minuti, i Swanson tengono il figlio al telefono, fino a quando il ragazzo non lancia un'esclamazione di sorpresa e fa cadere la linea. I due si recano nel punto indicato, ma di Brandon e della sua auto non c'è traccia. Le ricerche cominciano e un'analisi del cellulare del ragazzo rivela che la sua posizione reale era completamente diversa da quella che aveva comunicato ai genitori. L'auto abbandonata del ragazzo viene ritrovata, ma di Brandon non ci sono tracce. Brandon Swanson non viene mai trovato, né vengono trovati indizi su cosa possa essere successo quella sera. Sono gli anni 20 del XX secolo e nella radio dilaga lo swing. L'economia americana è in forte crescita e non sembra volersi fermare, e una giovane donna partecipa con la famiglia a uno show di biplani sopra i cieli di Los Angeles. L'esperienza la cambia e le fa capire di voler diventare un'aviatrice, in un'era dove ogni attività pionieristica è quasi esclusivamente appannaggio del genere maschile. La giovane donna è Amelia Earhart e qualche anno più tardi è una dei piloti con più ore di volo in assoluto e detiene numerosi record mondiali legati al volo. Tra il 1936 e 1937 i suoi occhi si posano su un'altra avventura, compiere il giro del mondo a bordo di un aereo. Il primo tentativo fallisce per via di un guasto al velivolo, ma Amelia non si dà per vinta e non perde tempo a cercare i fondi per un secondo. L'impresa non è difficile, anche grazie all'enorme fama di cui la donna ormai gode. Il suo volto è conosciuto in tutto il paese e all'estero, e non c'è nessuno che non abbia sentito parlare almeno una volta delle sue imprese alla radio. Il 1 giugno 1937 Amelia Earhart e il suo copilota decollano da Miami e ricominciano l'impresa titanica di sorvolare il pianeta in un momento in cui la tecnologia di volo era ancora agli albori. Il duo sorvola l'America Latina e si sposta poi in Africa e in Asia. 2/3 del viaggio sono ormai alle spalle, quando la squadra decolla dalla Papua Nuova Guinea, con destinazione un atollo nell'Oceano Pacifico, in cui atterrare e fare rifornimento. L'atterraggio è previsto per il 2 luglio. Alle 7:42 dello stesso giorno, la pista di atterraggio dell'atollo riceve una comunicazione radio da parte di Earhart. Dovremmo essere sopra di voi, ma non riusciamo a vedervi. Ma il carburante si sta esaurendo. Non siamo riusciti a raggiungervi via radio. Stiamo volando a 1000 piedi. Circa un'ora più tardi, Amelia lancia una nuova comunicazione circa la propria posizione, che però non è corretta. Non sembra in grado di ricevere le comunicazioni radio del personale di terra. E dopo questo, le comunicazioni si interrompono. L'aereo con a bordo Amelia Earhart e il copilota non raggiunge mai l'atollo, e con questo semplice gesto dà il via a uno dei misteri più duraturi della storia dell'aviazione. Le operazioni di soccorso partono immediatamente ma senza esito. Le successive inchieste individuano diversi problemi nella preparazione tecnica della spedizione. Le mappe usate dal team avevano diverse inesattezze, così come il sistema di comunicazione radio. Earhart aveva navigato con indicazioni non precise e non è quindi semplice ricostruire il punto esatto in cui si trovasse al momento della sua ultima comunicazione. A questo sono seguiti ritrovamenti sparsi e controversi, che non hanno mai chiarito cosa sia successo all'equipaggio del velivolo. Come sempre, la mancanza di risposte ha generato diverse teorie, che hanno provato a porre la parola fine su cosa sia successo ad Amelia Earhart e al copilota.
Queste vanno dall'ammaraggio nell'Oceano Pacifico al controspionaggio, ma hanno tutte fallito di chiarire una volta per tutte cosa sia successo davvero quella mattina a bordo del velivolo che stava cercando di fare la storia. Questo era il secondo livello dell'iceberg delle scomparse inspiegabili. Fatemi sapere nei commenti quale di queste storie vi ha sconcertato di più e magari le vostre teorie a riguardo. In questo video c'erano alcune di quelle che mi porto dietro da tempo e di cui avevo voglia di parlare su qualcuno dei miei video. Se video inchieste e serie sui misteri risolti suscitano il vostro interesse e non vi fanno dormire la notte, questo è il canale che fa per voi. In descrizione potete trovare il link al mio profilo Instagram. Ho intenzione di iniziare a postare un po' più regolarmente e magari ricevere i vostri suggerimenti. Io vi ringrazio di aver guardato sin qui, vi lascio un saluto e al prossimo mistero.